sul mio canale YouTube. Oggi andremo a vedere Great Dream, un valzer tradizionale registrato per la prima volta da Joseph Spence, un chitarrista originario delle Bahamas. L'arrangiamento che andremo ad analizzare è del grande Woody Man. È contenuto nel libro Fingerstyle Guitar Workshop e vi ricordo che se volete acquistare tablature o spartito fate riferimento al link sotto in descrizione. Il brano ha un tempo di 3/4 e ha una velocità di circa 100-102 bpm. La cordatura è in drop D, ovvero il basso di Mi viene abbassato di un tono a Re. La tonalità quindi è di Re maggiore. Il tema iniziale presenta la melodia originale con il basso suonato sul quarto, che crea una sorta di basso alternato. Woody Man ha aggiunto poi due variazioni, apportando nella seconda parte del brano modifiche ritmiche sincopate nella linea di basso e abbellimenti nella melodia. Prima battuta, ovvero entriamo in slide con uno slide per raggiungere il Fa diesis, seconda corda, settimo tasto, insieme al basso di Re. Lo chiamo Re anche se è il Mi, però lo chiamo Re in quanto è accordato a Re, cioè ricordo il drop D. Quindi, poi La, prima corda, quinto tasto. Basso di Re, cioè Re però seconda ottava, quindi quarta corda. Ripeto la quarta corda insieme alla seguito dal Si. Quindi ripeto, come vedete è una specie di basso alternato, non proprio alternato in quanto siamo in 3/4. Però non si può definire neanche ostinato, quindi io lo definirei più che altro alternato, perché c'è, anche se poi andiamo a ripetere il Re, però è sempre un basso alternato, se no sarebbe sempre, oppure. Seconda battuta, quindi, ovvero Re, stessa corda insieme alla, basso di Re, quarta corda, col Fa diesis, seguito dal Mi e Re. Quindi facciamo la prima e la seconda. Terza battuta entriamo in Sol.
quindi basso, quinto tasto, quindi è un sol in questo caso, anche se sarebbe un la se la cordatura fosse normale, e prendiamo quel basso con il sol e il mi, nota di re, basso alternato di re, re e si a vuoto, quindi quarta battuta ritorniamo in re, basso il re insieme alla, re nota e due bassi di re seconda ottava. Questo passaggio di bassi, siamo sulla quinta battuta, quindi c'è un passaggio di bassi insieme all'accordo di re preso fa diesis e re. Lo prenderemo con medio e anulare per avere le dita libere e fare un passaggio di bassi, quindi tutto in battere. Sesta battuta, riprendere la melodia però con coppie di note, quindi allora re prima ottava insieme al la e al fa diesis, quindi poi basso alternato, sempre la coppia di note di la e fa diesis, si e la. Settima battuta c'è questo passaggio di bassi, quindi rimanendo sempre sull'accordo di re, basso seconda ottava di re col fa diesis insieme in slide, do diesis e mi, si e re, quindi ripetiamo la sesta e la settima. Ottava battuta è un la maggiore, l'ultimo movimento è un la settima, quindi la e mi, arpeggio su do diesis e la, si a vuoto e mi e la, quindi mi quarta corda secondo tasto, ripeto, si ritorna il re con lo slide, quindi ovvero re sulla sesta corda, prima ottava, quindi fa e do, primo tasto, secondo tasto, e alziamo di un semitone, slide, poi basso di re seconda ottava, mi e sempre basso di re seconda ottava con il re. Ripetiamo. Ci conviene fare una cosa del genere, cioè per dare un senso ritmico maggiore, e collegarci poi alla decima battuta, sempre il re. Decima battuta, allora basso il re con la insieme, re seconda ottava, mi e voicing di re, quindi la poetica prenderlo così, ma come un re maggiore semplice ma più comodo avere le dita libere per effettuare altri movimenti dopo. Quindi re, fa diesis, re. Undicesima, ritorniamo in sol, uguale alla terza battuta, dodicesima uguale alla quarta.
tredicesima, quindi c'è un passaggio di bassi. Primo voicing di Sol è Si, Sol, Re. Secondo voicing abbiamo sesta corda, quarto tasto e prima corda, quinto tasto. Poi si inverte, ovvero il basso va avanti e l'alto va indietro. Quindi andiamo a prendere il quinto tasto, sesta corda, e primo tasto, terza corda. Ripeto. Quattordicesima, Re, semplicemente, quindi Re, Re nuovamente, seguito dai due bassi. Quindicesima, La e la settima. Quindi La e Mi, Do diesis, La, Sol, Mi e Fa. E chiudiamo il Re con questo voicing. Sedicesima battuta, ovvero Re, poi abbiamo Fa diesis, quarta corda, quarto tasto, Re, seconda corda, terzo tasto. Poi leviamo il Fa diesis e aggiungiamo i due bassi di Re, seconda ottava. 17esima battuta vede l'accordo di Sol. Ovvero andate col mignolo o anulare come preferite sulla sesta corda, quinto tasto e prendete questo voicing, quindi col mignolo qui e con l'indice invece sulla prima corda, terzo tasto, basso di Re, seconda ottava, Fa diesis, quindi spostiamo l'indice di un semitono indietro per rispostarlo poi in avanti sul Sol, insieme chiaramente al basso di Re, perché, ripeto, i bassi sono sempre simili alternati, non proprio alternati ma quasi, è sempre così. Battuta 18. È tutta in quarti, quindi basso di Si insieme alla seconda e terza corda a vuoto, poi basso di Do diesis e basso di Re con La, quindi queste sono la diciottesima e diciannovesima, che ci conviene prenderla proprio col Re maggiore classico, anche perché andiamo in slide con le prime due corde, poi Re ovviamente seconda ottava, Mi, Re e Re, e poi ripetiamo il Re nota con il Re prima ottava insieme anche alla e due volte il Re, quindi nella ventunesima battuta il basso entra prima dall'accordo. È un po' come la quinta battuta, però mentre nella quinta era insieme, qua c'è prima il basso per l'accordo di Re, poi sempre tenendo l'accordo di Re andiamo a prendere il basso di Si, quindi formeremo come se fosse un barré, e il basso di Do diesis. Ripeto, 22esima battuta, quindi slide, prima e seconda corda, quinto e settimo tasto, insieme al basso prima ottava, il
ricordo di note, prima e seconda corda insieme al basso di Re seconda ottava, Si, e ritorniamo sul La insieme al basso di Re seconda ottava. Di tredicesima abbiamo questo giro di basso. Allora, basso e Fa diesis, anche in slide se volete. Mi, Do diesis prima, chiaramente il basso, Re e basso di Si. Quindi 24esima battuta e 25esima. Quindi siamo in La e poi l'altra battuta è Re. La e Mi. Slide sul Do diesis, ovvero terza corda, sesto tasto, seguito dalla nota di La, prima corda, quinto tasto. Slide indietro, glissato quindi, per andare sul di un tono. Andiamo sul Sol e Si. E entriamo poi in Re. Quindi Fa diesis, basso di Re sulla seconda ottava, Mi, Re e La. Ripetiamo queste ultime due battute. Questo basso era la battuta 26. Battuta 26. Quindi basso di Re, prima ottava, basso di Re, seconda ottava, Mi, Re e Fa diesis. Ripeto piano. Battuta 27 andiamo in Sol, ovvero Sol, Sol e Mi, Re, basso di Re seconda ottava, Si e Re. Battuta 28, rientriamo in Re con slide oppure senza slide, come preferite. Re e La, Re nota e due Re in battere, ovviamente. Battuta 29. Basso di Fa diesis, Sol e Re, prima il basso e poi l'accordo. Poi abbiamo medio sul quarto tasto, sesta corda, e indice sulla, prima il basso e poi la nota. Andiamo avanti sul Sol, quinto tasto, sesta corda, prima basso e poi nota di La e poi basso di La. Ripetiamo dalla battuta 28 alla 29, piano. Vedete, basta rimanere sulla stessa posizione e levare l'indice. Quindi ho fatto la battuta 30 e 31. 30, quindi Fa diesis, poi abbiamo Re e La insieme. 31 invece si va sulla settima. È un po' come la battuta numero 15. Ripetiamo della battuta 27. E chiude come la battuta 16 con questo voicing di Re.
Ora vi sono le variazioni di cui vi parlavo, cioè quelle variazioni dove il grande chitarrista Woody Mann ha apportato modifiche ritmiche sia sul basso che sulla melodia. Battuta 33. Quindi slide, andiamo con il mignolo o con l'anulare come volete, fino al decimo tasto prima corda, quindi fino al re. Poi il Si, seguito dal Si, dopodiché il Re, seconda ottava, poi ci spostiamo sul La e sul Si. Battuta 34, ovvero Re prima ottava insieme al La, poi piccolo slide per arrivare in Fa diesis, seconda corda, settimo tasto, insieme al basso, il Re, seconda ottava, Mi, e poi Re e Do, seconda corda, terzo tasto, seconda corda, primo tasto. Ripetiamo. Trentacinquesima, siamo in Sol, ovvero Sol, sesta corda, quinto tasto, e Si, Re, Si, poi un piccolo slide di un semitono indietro per fare un Sol bemolle insieme al La. La presa sulla terza corda, secondo tasto. Poi Fa diesis col pollice e il Sol. Sono due crome, quindi 36esima, andiamo in Re, ovvero Fa diesis, quarta corda, quarto tasto, con il basso di Re, prima ottava, La, Re insieme all'alto Re, basso, seconda ottava. Questo è come ricordate il basso sincopato, come nella trentesima battuta. Quindi per entrare in Re maggiore sulla 37esima battuta. Battuta 37. Ovvero c'è questo giro di bassi. Ripetiamo la 36 e la 37. Quindi Re a vuoto, basso di Si, Re, basso di Do diesis, nota di Fa diesis e Mi. Ripetiamola piano. Trentotto col Fa diesis entriamo nella 39. 38 quindi, slide, La e Fa diesis. Ripetiamo le prime due corde col basso, il Re, seconda ottava, Si, poi La e Fa diesis, seguito dal basso di Re. Subito, dopo il basso del Re, abbiamo una nota di Fa diesis. Battuta 39. Ovvero Fa diesis, seconda corda, secondo tasto, poi basso di Do diesis, quindi poi Mi a vuoto, basso di Si, Re, seconda corda, terzo tasto e Mi. Ripeto. Ripetiamo le battute 38 e 39. Qui entriamo nella battuta 40. Battuta 40.
la settima, quindi la, do diesis, la, si, sol, quindi battuto 41, quindi mi, la, re, siamo sempre in re, una serie di sedicesimi, quindi tutto in pull off e Ameron e pull off. Il primo movimento è secondo, terzo e insieme, ripeto più piano, e andiamo alla battuta 42, quindi questo voicing, quindi il voicing che abbiamo già preso un po' di volte con re e fa diesis, basso di re, la prima e terza corda a vuoto e poi fa diesis e la insieme al basso di re, seconda ottava, ripeto, è bloccato, vedete? Insieme alla 41esima, quarantatreesima, è lo stesso passaggio della 35esima, solo che in più vi è la nota di re e poi quarantaquattresima, quindi voicing di re, re e fa diesis, la, re seconda ottava e re, la e fa diesis. Entriamo nella 45esima del mi minore. E la. Quindi re, ovvero re e sol insieme, basso di sol bemolle cioè seguito dalla nota di la, basso di sol seguito dalla nota di sol e basso di la. Ripetiamo. 46esima, ovvero re reso con fa diesis e la, Ameron e pull off. Ripetiamo il voicing a vuoto, sol e mi, voicing di re con re e fa diesis e mi. Quarantasette, quindi basso di la, do diesis, sol, mi e fa. Ripetiamo insieme la 46 e 47. La battuta 48 vi è il fa con insieme il mi. Il fa che si raggiunge dalle due crome precedenti in slide. Arrivati in fa si mette il mi subito, poi re basso e la. Ripetiamo dalla 46esima. La 49esima in sol come la 17esima. 50esima, ovvero si insieme al sol e il si.
basso di do diesis, basso di re, e poi le prime due corde con sol e si. Cinquantunesima. Entriamo in re con uno slide, prima corda e terza corda dal primo tasto, basso di re, a vuoto sol e si, ameron doppio, quindi ameron è ameron su fa diesis e sulla, e a vuoto della prima corda e terza corda nuovamente, quindi 52esima, abbiamo il re, 52esima, entriamo nella 53esima nel re, quindi voicing di re insieme al basso, ovviamente prima ottava, basso di re seconda ottava, prima e terza corda a vuoto, poi fa diesis e la, basso di la, quindi ripetiamo dalla 51 e poi subito il re, quindi è solo rallentato per farvi capire, però è cinquantatreesima, il classico passaggio, tutto in battere però sul giro, quindi re, le prime due corde, re col basso il si, re col basso il do diesis e il re a vuoto seconda ottava. 54esima, perché il basso di re l'abbiamo nella battuta precedente. Ripetiamo la battuta precedente insieme a questa. 55esima battuta. Quindi ripetiamo la 54esima. 55, prendiamo però il basso dalla 54esima, ho fatto la 55 e la 56, quindi fa diesis, re fa diesis, do diesis e mi, si e re, e la e mi, slide su do diesis, seguito da la, indietro di un tono sul sol e si. Ripetiamo. Cinquantasettesima, re. Questo è semplice praticamente, l'abbiamo già vista parecchie volte, slide, prima corda, terza corda, secondo tasto, basso, re. La prima e terza corda a vuoto, quindi poi c'è un passaggio cromatico all'indietro, quindi voicing classico direi che abbiamo visto, mezzotono indietro e mezzotono ancora indietro per arrivare quindi in re settima, quindi abbiamo la 57esima, e chiude in sol sulla 59esima, sol, sol e si, re seconda ottava, si, la e sol. Quindi forma di re, prendiamo il basso di mi, che poi è un re, insieme al fa diesis, poi terza corda, o il la, e re, quindi basso di re e col pollice il basso di fa diesis, sesta corda, secondo tasto,
Ripetiamo. Ripetiamo le battute 58, 59, 60. 61esima battuta. Insieme 60 e 61esima. Entriamo già nel 62esimo, quindi Re, 62esimo, quindi fa diesis e La, basso di Re, seconda ottava, prima e terza corda, voicing di Re, Re fa diesis quindi, e basso di La. Ripeto. E poi abbiamo l'armonizzazione sul La alla 63esima battuta. Per chiudere il Re. Quindi, una volta messo il basso, nella battuta 62esima, andiamo in slide sul nono tasto, prima corda, e nuovo tasto, terza corda. Settimo. Poi prendiamo con l'indice il La e il medio prendiamo il Do diesis, un tono indietro, Sol e Si, poi prendiamo Fa diesis e La, e poi a vuoto, Sol e Mi, e chiudiamo in Re, ultima battuta. Quindi ripetiamo la 62, 63, 64. Siamo giunti al termine, spero vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. In questo caso non dimenticatevi di lasciarmi un like e iscrivervi al mio canale. Ciao e alla prossima!